Buongiorno e benvenuti nella mia cucina. Scusate, la cucina di A Tavola con Silvia. Allora, quest'oggi vi farò la ricetta delle mozzarelle, fatte in casa ovviamente. Le mozzarelle. Le Ma le mozzarelle mozzarelle sono buone, sono pure difficili, non sono sbaglio. difficilissime, infatti tu sai benissimo che abbiamo fatto tantissime prove Sì, e che non sono venute proprio come dovevano. però a tavola con Silvia non No, demorde mai. e questa volta ci deve riuscire. Allora, Proprio ci deve riuscire. scusate, Ora, mentre tossisce, io vi ricordo che noi mi siamo sono anche... girata, Sì, sì, si è girata. Noi siamo anche su Instagram, video ricette insieme, cercateci anche lì. Questo è il latte e io volevo ringraziare i nostri amici della fattoria Cancemi che ci assolutamente. forniscono assiduamente del latte perché Sì. ogni prova... Ogni prova, ogni formaggio, ogni ricotta, perché spesso ne facciamo, perché comunque si mantengono bene, li facciamo stagionare e quindi vabbè, le varie ricette potete andarle a vedere sul nostro canale YouTube. Quindi, Allora, dopo i ringraziamenti alla fattoria Cancemi, esatto, abbiamo 5 litri di latte di mucca, mm, non pastorizzato, crudo, e non andrà pastorizzato, va bene? Vi posso assicurare che questo latte è un latte certificato, quindi io sto tranquillissima perché questo latte è un latte controllato e certificato, viene dato alla centrale del latte, quindi sto proprio serena su questo. Ok. Detto ciò, continuiamo con gli ingredienti. Abbiamo qua 5 grammi di acido citrico, lo potete tranquillamente trovare nella farmacia. Poi abbiamo qui un cucchiaino scarso di caglio liquido, anche questo trovate in farmacia. Abbiamo del sale grosso perché dovremo fare poi una salamoia, 50 ml di acqua a temperatura ambiente che servirà per sciogliere l'acido citrico, che mentre parlo ce lo metto. Eccolo qui, facciamo la scarpetta. facciamo una scarpetta. Poi abbiamo dello yogurt magro, io metto il magro perché sì. Potete mettere l'intero, però io metto il magro. L'importante è che sia magro, qualsiasi marca, o quello ci serve quello greco, No, 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 quello... io uso quello greco, però va bene, l'importante è che sia bianco, Sì, non magro. Ecco, perché può essere intero, parzialmente, scremato totalmente, lo zero. L'importante è che è yogurt bianco, bianco senza zucchero, possibilmente, Allora io andrò a sciogliere l'acido citrico. Ah, scusate, è vero, vi ho detto lo yogurt, ma quanto? In teoria ne andrebbe un cucchiaino per ogni litro. Io non ce lo metto perché, vi spiego, mi servono i fermenti, però non mi serve poi che diventi troppo... fermentato. No, 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 alla fine poi comunque lascia una sorta di quasi una gelatina quando le lasci comunque nel siero. Ah, a proposito, non buttate quel siero perché ci servirà per mantenere le mozzarelle, ma comunque vedremo passo passo. E vi servirà una fuscella perché comunque la cagliata andrà messa qui, va bene? Allora, lo yogurt io ne metto un cucchiaio, non di più. Per 5 litri un cucchiaio di yogurt. Ripeto, vado a sciogliere l'acido citrico in maniera che, ecco, quando e vi servirà anche un cucchiaio, scusate, un termometro per liquidi ad alte temperature. Ora, cosa dobbiamo fare? Mettere questo latte sul fuoco e portarlo alla temperatura massima di 38-40 gradi. Non la superate per nessun motivo, va bene? Ok, ci rivediamo al latte a temperatura. A dopo! Allora, il latte ha raggiunto la temperatura di 38 gradi. Andrò a mettere i 50 ml di acqua con l'acido citrico. Giro con una frusta in maniera che così viene distribuito l'acido citrico dappertutto. Adesso andrò a mettere il caglio Un cucchiaino scarso. scarso da caffè
e faccio la stessa identica cosa, giro bene con la frusta in maniera che va a distribuirsi in ogni parte del latte. Poi metto il cucchiaio di yogurt e a questo punto che giro lo stesso come prima. Finora non è difficile, No, è difficile. arriva dopo. Voilà, a questo punto che dobbiamo fare? Dobbiamo coprirlo con il coperchio. Io metto sempre quello trasparente perché così vado poi a vedere, e mettiamo Una bella coperta intorno. una bella coperta intorno. Mio nipote non me ne vorrà, spostiamo perché non deve assolutamente andare la coperta sulle altre cose, deve rimanere caldo. Che bella questa coperta. Fatta io. Non è bella per niente, ma è bella come colori, è molto calda e quello è l'importante. Ecco qua, la lasciamo così per almeno 45 minuti, dopodiché veniamo a controllare la situazione cagliata. A più tardi. A dopo. Allora, eccoci qua, come vedete la cagliata è pronta. Adesso io con una schiumarola sempre d'acciaio l'andrò a rompere e a mettere nella ruscella. Sembra sempre panna cotta a me. Sì, è vero. Qui intanto già ho preparato dell'acqua tiepida Col sale. col sale, vi ricordo 2 cucchiai. A questo punto rimettiamo il siero dentro, quello che è fuoriuscito perlomeno, e continuiamo con l'operazione per la nostra cagliata. E andiamo avanti così fino a togliere tutta la cagliata dal siero. Ci vediamo a cagliata tolta. Cagliata tolta. Allora a questo punto cerchiamo di spingere un pochino la nostra cagliata in maniera che fuoriesce più siero possibile. Voi non lo vedete, ma mentre io faccio questo, o di qua o di là escono fuori i rigagnoletti di siero, tipo fontanelle. Sì, sì, si vede, si vede. E ovviamente togliamo il siero in eccesso. Quello bisogna sempre tenerlo, vero? Sì, sì, assolutamente, perché comunque non mangeremo tutte le nostre mozzarelle, no? Quindi comunque vanno tenute a bagno nel siero. Tenuta stagna. No, tenuta a segna che c'entra. Vedete? Mannaggia. Guarda, guarda, guarda. Zampilla. Sì, esatto. Ok, adesso lasciamo un pochino riposare
e poi procederemo col togliere l'altro siero. Calcolate che diventerà la metà, quindi anche perché il latte di mucca rende poco, esatto, non è come quello di pecora. Io sto facendo tutto questo perché qualcuno di voi in passato, quando ho fatto il formaggio, ha fatto una tragedia perché ho messo le mani dentro, avevo uno smalto. Allora, onde evitare altre discussioni varie ed eventuali, sto facendo in questo modo. Il tavolo si sporca, mi dispiace, per quello non ce posso fare niente. Vedete già quanto è diminuito? Esatto. Con le mani avevo già fatto, però per carità va bene anche così. Allora, a questo punto ci siamo quasi. Ho preparato dell'acqua bollente, l'abbiamo tolta da tipo 3 minuti dai fornelli, con una bella manciata di sale fino, perché nel corso dei miei vari innumerevoli esperimenti ho constatato che se non metto il sale nell'acqua, quando andrò a sciogliere la cagliata, scusate ma pesa un po', quindi ho fatto uno sforzo, le mozzarelle verranno totalmente insipide. Quindi ho fatto questa prova e sono venute bene. A questo punto ci muniamo di una paletta di legno, la tanto odiata paletta di legno. Ci servirà il manico. Quindi andiamo a mettere, adesso devo usare le mani per forza, mi dispiace. Andiamo a mettere la nostra massa formaggiosa e desiderata direttamente nell'acqua bollente e vi farò vedere che cosa succede. La facciamo a pezzetti mentre la mettiamo. Oppela. Una specie di trito. Sì, potete farlo anche con coltello e forchetta se ci riuscite, ma che la vedo dura, appunto. Tu smettila di mangiare la cagliata. La cagliata è buona. Lo so. A questo punto togliamo quanto più possibile. Signori, il tavolo un po' si sporca, si bagna, è normale. Se non facevamo nulla non si sporcava. Voilà. E adesso viene la parte più bella. Sì, per te che riprendi. Esatto. Esatto. Ecco qui, adesso andiamo a far filare piano piano. Bisogna lavorarla con tanta pazienza. Vedete come fila? Sì, ancora non è niente. Però è emozionante. Vi dovete rovinare le mani, sappiatelo.
quanto scotta. Adoro il mio lavoro. Sì, eh? Riprendo e poi assaggio quello che preparo lei. Certo. Simpatico, che carino. La lasciamo un pochino a riposare qui, in maniera che vada a raccogliere tutti i pezzetti che ormai sono diventati, come vedete, una massa intera. Non so perché sto bisbigliando. Shh. Se no i fermenti ci sentono. Certo. Ancora un po' si straccia, quindi deve arrivare il calore ancora al cuore della cagliata. Ragazzi, ricordatevi che questa è una cucina di una casa normale, quindi Ma io sono lusingata del fatto che mi dicono, ah, poveri clienti, eccetera, eccetera. Ma io non ce l'ho i clienti, faccio tutto a casa. noi non abbiamo i mezzi che hanno i caseifici. No, neanche l'esperienza, ovviamente. E non abbiamo manco la pretesa No, di dire che siamo bravi come loro. però abbiamo la soddisfazione di riuscire a farlo anche mettendoci magari molto di più, Certo. andando a prendere il latte 4-5 volte perché non riesce. Sì, sì, è vero. Ok, adesso la lasciamo un pochino a bagno e ci rivediamo tra... Perché è diventata un blocco unico, vero? Esatto, un paio di minuti. Tra poco. A tra poco. Eccoci qua. Dopo un bel po' di lavorazione. Dio quanto scotta, signori miei. Io ho È fatto bellissima però. la mia mozzarella. Ora io ne ho fatta una sola, no? Però se volete potete fare delle mozzarelline, potete fare dei nodini, potete fare quello che volete. Ora la andiamo a mettere subito in acqua fredda, in questo modo, per qualche minuto, quindi quella bollente possiamo anche toglierla. Eccola qua. Andiamo a sciogliere bene il sale, che nel frattempo si è sciolto quasi del tutto, però comunque è rimasto qualche granulino nel fondo. La sciacquiamo un po' con le mani nell'acqua gelata e adesso andiamo a mettere nella salamoia. Ogni tanto magari la girate e quindi ci vediamo tra... Nella salamoia deve rimanere 10 minuti, non di più, va bene? Anche perché abbiamo già messo il sale dentro l'acqua bollente. Ci vediamo a mozzarella da tagliare. Eccoci qua, sono passati circa 10 minuti, la nostra mozzarella è pronta per essere tagliata. A È questo bellissima. punto, eccola qui, guardate. Cacciolotte. È molto morbida. Ma è bellissima. È venuta bene, sì, devo dire. Brava a tavola con Silvia. Come minimo. Dopo la fatica che ho fatto, le mani che sono lesse. Tan 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 tan. Com'è? Ti tocca, sei il testimonial? Cigola. Cigola. È buonissima. Grazie, mi fa molto piacere. Brava a tavola con Silvia. Grazie. Anche stavolta Mangi. hai fatto 100. Anche stavolta mangi. Bravissima. Ci vediamo alla prossima ricetta, ragazzi. Seguiteci sempre sul nostro canale YouTube e su Instagram. Venite a iscrivervi al nostro gruppo Tutti a tavola con Silvia.
E State sempre con noi. state sempre con noi sulla nostra pagina Facebook, tutti a tavola con Silvia. No, scusate, a tavola con Silvia, mi sono confusa. Ciao a tutti. Ciao!